Ciao fanciulle e fanciulli e ben ritrovati sul mio canale Passione Creativa. Oggi voglio provare con voi i miei acquisti Wish per la resina epossidica. Testerò i contenitori e lo stampo per anelli. Se vi siete persi il video dove mostro i miei acquisti Wish, trovate il link qui sopra o in basso nella info box. Iniziamo. Preparo la resina. Io uso questa bicomponente della Resin Pro. Avrò bisogno anche di una bilancia di precisione, una stecca di legno per miscelare la resina e facoltativo dei colori. Io uso questo in polvere. Seguendo le istruzioni della casa produttrice della resina, verso 10 grammi di componente A e 6 grammi di componente B. E mescolo per qualche minuto con estrema lentezza per far inglobare meno aria possibile. Pensavo avrei riscontrato difficoltà nell'usare questi contenitori in silicone, non essendo trasparenti e rigidi. Invece sono molto comodi, ma soprattutto utili perché riutilizzabili e facili da pulire una volta che i resti di resina saranno induriti. Divido in due parti. Una rimarrà trasparente, mentre nell'altra metterò un po' di colore in polvere nero. Lascio riposare per qualche minuto per far venire a galla tutte le bolle d'aria. È arrivato il momento di testare lo stampo. Appena inizio a versare la resina mi rendo conto che questa è troppo densa. Avrei dovuto tenerla a bagno nell'acqua calda per renderla più fluida. Infatti ho difficoltà a far entrare la resina all'interno dello stampo, che comunque ha un'apertura di soltanto 2 mm. Sono già sicura che si formeranno delle bolle d'aria, ma essendo questo soltanto un test dello stampo, poco importa. In uno degli anelli decido di inserire all'interno questo filo di rame molto sottile. Voglio proprio vedere l'effetto finale. Uso anche la resina colorata e riempio così tutti gli stampi. Faccio indurire. Dopo 24 ore finalmente posso dare un'opinione per questo stampo. Come previsto si sono formate delle bolle d'aria, ma in questo caso poco importa. Quando ho visto questo stampo per la prima volta dopo l'acquisto, ho avuto qualche dubbio sul risultato finale, soprattutto che potesse essere lucido come piace a me. Invece devo ammettere, il risultato mi ha sorpreso molto positivamente. Gli anelli sono ben rifiniti e molto lucidi e non sembra abbiano dei difetti. Devo ammettere però che non è facile usare questo stampo perché, come già detto, avendo soltanto uno spazio di 2 mm di spessore, la resina deve essere molto fluida e va colata all'interno con molta calma. Ma a parte questo sono molto soddisfatta di questo stampo. Per rifinire gli anelli userò una tronchese per modellismo, dell'acqua e carta abrasiva di grana differente. Bagno l'anello e la carta abrasiva ed elimino così gli eccessi di resina con movimenti circolari. Giù in descrizione trovate tutti i link dei prodotti utilizzati in questo video. Ecco il risultato finale. Io sono soddisfatta dei miei acquisti e voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto regalatemi un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e grazie di essere stati con me fino a questo punto. Ciao ciao e alla prossima!